Ciao a tutti, questo video è per coloro che sono appassionati di tarocchi, gli piace leggere i tarocchi, però spesso ancora non riescono a coordinare le carte fra di loro, a leggerle in una maniera continuativa, legata all'interno di una stesa, con il risultato che la lettura è confusa e non ha un senso logico. Benvenuti su Minty Tarot. Con questo canale voglio promuovere i tarocchi come mezzo di conoscenza e benessere interiori attraverso previsioni interattivi e appunto tutorial come questo. Come appunto stavo dicendo, c'è una tecnica che si può suggerire per evitare questo problema di una lettura dove i significati delle varie carte risultano scordinati. Si chiama storytelling, questo nome adesso è abbastanza popolare, però in pratica vuol dire narrazione, l'arte di raccontare una storia, ed è quello che in definitiva fa di una lettura di tarocchi una buona lettura di tarocchi, ovvero che dà una marcia in più alla lettura di queste carte. Quindi perché è importante saper padroneggiare lo storytelling nei tarocchi? Perché assicura una risposta coerente ed esaustiva alla domanda del consultante, non ci si perde in dettagli e si è diciamo guidati verso la risposta alla domanda posta. Poi analizza in profondità la situazione, perché appunto attraverso l'arte di dire una storia si guardano a vari aspetti di questa storia. Terzo, il messaggio risulta chiaro e trasformativo per il consultante. Ultimo, aiuta a leggere le carte appunto con una narrazione coerente, senza perdersi in mille fili. Per facilitare l'apprendimento di questa tecnica, che poi una volta padroneggiata può essere utilizzata in qualsiasi lettura di tarocchi, ho disegnato un tipo di stesa che crea appunto l'abitudine a creare una storia durante la lettura dei tarocchi. È una stesa che in realtà può essere anche usata senza una domanda precisa, oppure potete proprio porre una domanda e rispondere a questa attraverso questa stesa. Io vi consiglio sempre e comunque, perché facilita proprio lo storytelling, l'utilizzo di un mazzo disegnato anche per quanto riguarda gli arcani minori, e un mazzo che sia evocativo, che vi ispiri delle storie, che abbia un'atmosfera che vi è congeniale. Bene, vediamo la stesa insieme. Faccio un esempio, per esempio un esempio di studio. La signorina Flaminia vuole una lettura generale. In questo caso non poniamo una domanda precisa. Ci sono 6 carte, la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta e la sesta. Adesso questo è un mazzo con delle carte molto grandi, per cui non so se riuscite, mettiamole così, va. Ok, quindi questa è la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta e la sesta. La prima rappresenta il protagonista della storia, cioè in questo caso la signorina Flaminia.
quello che sente, quello che fa, quello che ha in testa, dipende un po' dalla carta. Vediamo che qui per esempio c'è il 3 di spade, quindi uno potrebbe già immaginare che la signorina Flaminia abbia un dolore, una ferita di tipo emotivo molto profonda e che stia ancora proprio subendo le conseguenze di questa ferita. La seconda carta rappresenta ciò che il protagonista della storia vuole ottenere fondamentalmente, lo scopo, l'obiettivo del consultante, del protagonista della storia, ed è il paggio di denari in questo caso. Allora potrebbe significare, in questo caso, potrebbe significare che la signorina Flaminia vorrebbe avere un bambino, potrebbe anche significare che vorrebbe studiare un nuovo percorso di studi, iniziare una nuova carriera, iniziare un nuovo progetto che può essere sia lavorativo o di altro tipo. Poi la terza carta indica nella storia qual è l'ostacolo che si frappone fra il protagonista e l'obiettivo, quindi perché non lo ottiene questa cosa che il protagonista vuole. E vediamo che c'è appunto il 10 di spade, quindi non lo ottiene. Beh, questo è un po' generale, però diciamo che evidentemente ha subito la signorina Flaminia un'esperienza veramente traumatica che ancora la influenza e che ne impedisce i liberi movimenti. Vedete, particolarmente in questo caso, la donna protagonista del disegno, della carta, è un po' bullizzata da tutte queste persone attorno che le scompongono la capigliatura, quindi magari intuitivamente può anche venire in mente che è circondata da persone che le danno insicurezza, che non credono in lei e che ne indeboliscono appunto la fiducia in se stessa, per dire. La quarta carta è che cosa aiuta o può aiutare la protagonista, in questo caso il protagonista. E quindi sarebbero le opportunità che il protagonista ha davanti a sé e che possono aiutarlo nell'ottenimento del proprio obiettivo. In questo caso abbiamo il 3 di bastoni, quindi il 3 di bastoni è un qualcosa che viene da lontano, che può aiutarlo appunto nel suo obiettivo, perché solitamente il 3 di bastoni indica magari un investimento che si è fatto in passato che adesso sta iniziando a dare dei frutti. E quindi insomma in questo caso io direi che la signorina Flaminia può già ottenere dei risultati da azioni che già ha messo in essere nel suo passato e che possono aiutarla appunto a ottenere il suo obiettivo. Poi la quinta carta è il risultato finale e vediamo che abbiamo il 7 di denari, che è una carta di appunto raccolta di frutti dopo un lungo periodo di attesa. Quindi possiamo concludere che otterrà il suo obiettivo, però dovrà aspettare parecchio tempo. E poi l'ultima carta, che secondo me è una delle più importanti, come il protagonista viene trasformato da questo risultato, da questo processo, diciamo, evolutivo. E vediamo che c'è la carta del mondo,
Quindi alla fine la signorina Flaminia si sentirà estremamente completa, soddisfatta di se stessa e estremamente a suo agio con se stessa e con l'ambiente attorno. Quindi poi analizzate una per una ovviamente le carte, bisogna sempre fare un riassunto che crei appunto questa storia in maniera coerente, e vediamo quindi che la signorina Flaminia sta soffrendo molto perché proprio c'ha a livello emotivo un grosso dolore, perché vorrebbe, in questo caso, siccome sono tante carte sia di denari che di bastoni, la metterei più sul piano di un nuovo progetto. Vorrebbe quindi iniziare un nuovo progetto, però ha veramente poca fiducia in se stessa, anche per esperienze passate, perché ha delle persone attorno che non le fanno credere in se stessa, ne minano la fiducia, e quindi questo non credere in se stessa le impedisce in realtà veramente di impegnarsi nell'iniziare questo nuovo progetto, e quindi che implica anche un nuovo tipo di vita, un nuovo percorso, diciamo. Mm, però mm, si stanno già manifestando, si manifesteranno nel breve periodo delle occasioni che l'aiuteranno e la supporteranno nell'ottenere la possibilità di continuare o di iniziare un nuovo progetto, un nuovo cammino lavorativo, un qualsiasi altro tipo di cammino, e sono delle opportunità che vengono o da lontano fisicamente da lei, oppure che comunque sono opportunità che sorgono, che nascono, che si sviluppano da semi che aveva seminato. Io propenderei in questo caso per questa seconda interpretazione, appunto perché vicino abbiamo il 7 di denari che indica sempre una semina che dà i suoi frutti. Quindi direi che questi semi, queste pianticelle che lei ha seminato in un periodo passato, finalmente creeranno delle opportunità che l'aiuteranno nel suo obiettivo, lo otterrà, però dovrà aspettare parecchio tempo, perché appunto ci vuole il tempo perché maturino le condizioni necessarie per poter iniziare questo nuovo progetto, questo nuovo percorso. Comunque questa carta assolutamente conferma il successo finale della signorina Flaminia, e sia il successo nell'ottenimento del suo obiettivo, ma soprattutto anche le conseguenze, il risultato finale, la trasformazione che lei otterrà dal raggiungimento di questo obiettivo, ovvero un senso di completezza, di un aumento della propria sicurezza in se stessa, un benessere generale, e un equilibrio interiore. Quindi sicuramente molto, è una bella stesa, iniziata male, finita bene, quindi diciamo che è una commedia. Bene, spero che questo esempio, questa stesa vi siano d'aiuto, vedete come molto più coerente il messaggio, molto più incisivo, se si riesce a creare all'interno di una lettura un percorso con una narrazione coerente, ovvero premesse, ostacoli, opportunità, obiettivi, risultato finale, e soprattutto secondo me è molto importante la carta che implica la trasformazione interna del consultante attraverso questo processo, che è appunto
descritto dalla stesa o dalla lettura in generale. Bene, se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, di attivare soprattutto la campanella per non perdere i prossimi video e i prossimi tutorial. Ciao, a presto!